Ma oggi cammino di San Colombano? Sì, Da dove si parte? Rottofreno. Da Rotofreno. E ci andiamo in treno. Certo. Buongiorno, dai. Sei già in cammino. Più, più mia sorella, perché abbiamo iniziato con lei il cammino di San Colombano e riusciamo a finirlo con lei. Oggi siamo partiti da Rottofreno e arriviamo a... Andiamo a non lo sa. Piazzano. No, sì, è un po' oltre Piazzano, all'agriturismo Le Due Noci, praticamente in mezzo al nulla sotto la pietra parcellara. E poi dormiamo lì e poi domani si arriva a Bobbio che conclude il cammino. Poi dopo a Bobbio, volendo, se potete farvi la via degli Abati, noi l'abbiamo già fatta da Pavia fino a Pontremoli. E niente, camminiamo qui a Rottofreno, che è un antico villaggio che l'etimologia del nome è particolare. Allora, la gente del posto pensa che derivi dal fatto che Annibale durante la battaglia della Trebbia si fermò qui perché gli si ruppe il morso del cavallo, chiamato appunto freno, per cui Rottofreno. In realtà questa è una leggenda, però alla gente del luogo questa leggenda piace, tant'è che hanno messo la testa di cavallo nel simbolo del comune. E in realtà pare che derivi da un dialetto germanico, Rotifried, amico della gloria, amico della pace, qualcosa del genere. Abbiamo davanti quasi 13 km per Agazzano, il prossimo centro abitato degno di tal nome, dove poco oltre Agazzano ci sarà la pieve in cui andremo a trovare il timbro, se riusciamo a metterci d'accordo con la persona che deve aprirci la pieve perché è chiusa. Vediamo. Cammino di San Colombano, ecco il primo cartello di giornata. Di là, Siamo a Centora o Centora, non lo so. Chiesa della Madonna della Neve. E abbiamo finito Centora, non è tanto grande. Campremoldo di sotto, ma qui è tutta pianura. Dov'è Campremoldo di sopra? Esiste? No, io penso che di sotto abbia a che fare con le rive del Po, sottoriva e soprariva, per cui magari dall'altra parte del Po, cioè in quella direzione, c'è un Campremoldo di sopra. Chi lo sa? Poi ci sono queste storie d'amore proibito tra campremoldesi di sopra e quelli di sotto, avversate dal Po. Vabbè, noi si cammina e si passa il tempo così, sparando stupidate. Uno dei tanti castelli che vedremo oggi lungo il cammino. È pieno di castelli, solo che sono in pianura, per cui non è che difendono posizioni particolari. Oh, abbiamo trovato notizie anche di Campremoldo sopra, allora non è dall'altra parte del Po, ma è semplicemente più avanti, per qui sopra è abbastanza improbabile, è tutto piatto. Siamo arrivati a Castelbosco, in questa cascina barra castello c'è un museo molto particolare. Ecco voi il Museo della Merda, The Shit Museum Italia. Qua c'è lo shop con i prodotti del museo. Non è proprio il prodotto che metterei nello zaino di un camminatore. Vedete, siamo su asfalto. Queste due tappe saranno molto asfaltose, come dice Giulia, e per cui noi le stiamo facendo a fine settembre. Sono delle belle giornate. Ve le sconsiglio in estate perché non c'è ombra. Come sconsiglio in piena estate anche la parte sotto Milano, quella che più o meno coincide con la via dei Monaci, perché accidenti non c'è ombra e fa molto caldo d'estate. Questo è il torrente Luretta, che è praticamente in secca, e quello che più avanti dà il nome alla Val Luretta, dove cammineremo sempre oggi. Ecco
eccoci ad Agazzano, ci accoglie il cimitero che da lontano sembra quasi una fortificazione, no? Quelle decorazioni lì che sembrano quasi dei merli, da lontano perché c'è il castello Agazzano assieme a Villa Anguissolo Scotti e vediamo se riusciamo a dronarli. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Qui potete scegliere se fare una scorciatoia, passare per Piozzano che è a corsa di 6 km o se fare il percorso normale. Se fate la scorciatoia non vedete la pieve di Verdetto, infatti adesso io salgo su alla pieve di Verdetto per il percorso canonico. Più lungo però vediamo, merita. Abbiamo appuntamento con la signora che aprirci la pieve e timbrarci la credenziale. In a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. E sono finalmente tornate le salite che ci mancavano dal Colle di San Colombano qualche tappa fa e prima ancora lungo il lago di Como, scendendo la Chiavenna. E noi si sale lassù adesso, mi sa. E ciao. Adesso che si salga su da quelle parti lì. Ed eccoci qui, prendiamo la piccola deviazione per l'antica pieve di Verdetto, che poi torneremo indietro e ripartiremo sopra di lì.
Quello là sopra è Monte Canino, dove ci sono i ruderi di un castello del secolo X secolo e la chiesa di San Giovanni. Noi continuiamo, perché oggi sono più di 36 km, per cui poi le deviazioni le ho fatte, ma non posso fare tutte le deviazioni possibili per vedere i castelli. Quella là è la chiesa di San Giovanni Evangelista a Monte Canino. Dietro ci sono dei ruderi, vedete? Si vede una parte di muro perimetrale del castello. Insomma, non è rimasto granché, giusto per qualche rudere. E via. Siamo a circa 400 metri di altezza, da sotto la pianura. È il 29 settembre, ci sono circa 28 gradi. Si sta preparando una bella ottobrata, a quanto pare. Ottima per chi vuol camminare. Si vede bene il Monte Canino là, la sua chiesa e i suoi ruderi, e pianura da una parte e pianura dall'altra. Dove si sale? Ok, siamo a Poggio Arena, adesso questa è Arena 2, e si scende fino giù Fondovalle. Arrivati giù, mancheranno gli ultimi 10 km dell'agriturismo con un'altra salita di 400 metri. Chiesa di San Vitale a Colombaia di Pomaro. Ho passato l'agriturismo Valle Scura, dove potete trovare maialino alla brace e birra contadina. Io ovviamente non mi sono fermato perché sono le 4 meno 20, un po' presto. Ok, adesso un pezzo dritto, poi si ricomincia. Oddio, si sta salendo anche su questo pezzo dritto. E oggi arriveremo in vista della pietra Parcellara. Guardate che bello il panorama, e qui improvvisamente siamo sia sulla via degli Abati che sulla via di Francesco. No, non so cosa sia il giallo e il blu qui, però bianco e rosso è diciamo, il segnavia del cammino di San Colombano di questa tappa. Noi da Rottofreno che abbiamo visto questi segnavia bianchi e rossi, oltre ai cartelli marroni che riportano il cammino di San Colombano. Per cui no, è tutto sommato ben segnalato, certo non a livello della Via dei Dei o di un cammino di Santiago, però non ci si perde. Siamo in Val Luretta, mi pare, una valle formata dal torrente Luretta quando non è in secca. Il torrente Luretta o in ferie è andato al mare. Che battutone, Abbiamo trovato un sentiero che deve bypassare un po' di asfalto. Vediamo se ci perdiamo nel bosco o se sbuchiamo vicino a Costa del Grillo. Siamo sul sentiero P05 chiamato verso la Valtrebbia, e l'abbiamo preso per minimizzare l'asfalto che ci manca da fare. Vabbè, non è male, nel bosco accorcia anche un pochino il percorso. Siamo a quasi 600 metri di altezza, guardate che bello. Stiamo salendo verso Missano e poi da lì scendiamo giù verso Costa del Grillo. Missano, siamo arrivati a Missano. Adesso qua a destra, sì, e andiamo verso Costa del Grillo. Ecco, è terminata la nostra delizioso sentiero e qui torniamo sul percorso ufficiale asfaltato. Noi saremo arrivati da sopra là, dalla costa. Ecco, quella là dovrebbe essere la pietra Parcellara. Da qui, per cui penso che qua sia il nostro agriturismo. Siamo a 1,6 km dall'agriturismo. Gioie? Più gioia? Saltellare? No, non allarghiamoci troppo. Abbiamo case rotte e via in discesa verso Cella e poi verso l'agriturismo. Quella dove c'era No,
Ho già controllato, no, non c'è nessun convento di Renzo Piano, che sulla Francigena, nella tappa, in una delle tappe in Emilia, siamo fermati a dormire alla casa di fraternità francescana Betania di Cella. Uno pensa a una piccola casa di messa, in realtà è un convento modernissimo, bellissimo, una cosa incredibile. Magari andate a vedere il nostro video, lasciamo il link qui sotto in descrizione. Ed era donativo quando siamo passati noi. Siamo fermati il 15 d'agosto, c'era stata anche una grande cena tutti insieme. Accidenti, è stato bellissimo. La tappa di oggi è quasi terminata. Davanti a noi deve essere Bergonzi, ma il nostro agriturismo è lì, deve essere quella casa rosa che si vede, le due noci. Vediamo, lì c'è la stradina che lascia il percorso nel cammino di San Colomano e ci porta all'agriturismo. Poi domani si riprende. Loro se la prendono comoda perché sanno che siamo arrivati. Dopo tanti chilometri, finalmente la cena pellegrina. Oh, siamo qui all'agriturismo Le Due Noci. La cucina è attrezzatissima, guardate che bella. Sto qui. Il menù di questa sera è pasta con le olive, cannelloni Sardegna e poi tomini alla piastra. Buon appetito! Appetito.